E se vi dicessi che il primo selfie della storia è stato scattato da un uomo che non era né fotografo né artista, ma un venditore di lampade? Siamo nel 1839. La fotografia è appena nata e nessuno immaginava quanto avrebbe cambiato la nostra vita. In quell'estate Daguerre rese pubblica la sua scoperta rivoluzionaria, un processo fotografico capace di imprimere immagini su lastre metalliche, il daguerrotipo. Una parola che presto cominciò a rimbalzare sui giornali di mezzo mondo. Quando la notizia arrivò negli Stati Uniti, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre di quello stesso anno, fu come accendere una miccia. Il fermento fu immediato. Chimici, inventori, artigiani, tutti attratti da quel misterioso processo che univa luce, metallo e chimica. Tra i primi a mettersi all'opera ci fu Joseph Saxton, che a Filadelfia scattò una delle immagini più antiche del Nord America, una veduta della Central High School il 25 settembre 1839. E fu proprio a Filadelfia che avvenne l'incontro decisivo. Saxton aveva bisogno di lastre migliori, più lucide, più pure, e così entrò nel negozio dei Cornelius, noto per la produzione di lampade e per la lavorazione raffinata dei metalli. Robert Cornelius, giovane con anima da scienziato e una testa piena di esperimenti, fu immediatamente affascinato dalla possibilità di dipingere con la luce. Non era un fotografo, ma sapeva tutto di argentature, metalli e reazioni chimiche. E la fotografia, in fondo, non era altro che un esperimento chimico su larga scala. Così, nell'autunno del 1839, Cornelius decise di provarci. Sistemò la fotocamera fuori dal negozio di famiglia, alla 8th Street, aprì l'obiettivo, corse a mettersi in posa e rimase immobile per tutto il tempo necessario. Secondo alcune fonti si trattò di circa un minuto, secondo altre addirittura di 15. Beh, poco importa, quando chiuse il diaframma e sviluppò l'immagine si trovò davanti a un volto che nessuno aveva mai visto prima su una lastra d'argento. Il suo. Sul retro della lastra scrisse a mano The First Light Picture Ever Taken, 1839. Il daguerrotipo all'epoca era un processo macchinoso. Le lastre venivano sensibilizzate con vapori di iodio, poi sviluppate con vapori tossici di mercurio e infine fissate con una soluzione salina. I tempi di esposizione erano lunghissimi. Anche solo pensare di fare un ritratto era una sfida. Bastava un respiro fuori tempo e la foto veniva mossa. Per questo Cornelius si mise subito al lavoro per migliorare il processo. Collaborò con Paul Beck Goddard, un giovane chimico dell'Università della Pennsylvania, e insieme riuscirono a rendere le lastre molto più sensibili alla luce grazie all'uso del bromuro. Aggiunsero riflettori e filtri di vetro blu per concentrare i raggi luminosi e portarono il tempo di esposizione dai 15 minuti a meno di 1. Una rivoluzione, insomma, soprattutto per la fotografia di ritratto. Nel maggio del 1840 Cornelius aprì uno dei primi studi fotografici al mondo, il primo a Filadelfia. Fotografava uomini d'affari, scienziati, cittadini illustri. La sua firma cominciò a girare e in poco tempo divenne un nome di riferimento. Ma non era interessato alla fama, amava la sfida, l'esperimento, la scoperta. Quando la concorrenza aumentò e il mercato si fece più affollato, Robert tornò alla sua prima passione, la produzione di lampade. E proprio lì, nella sua azienda, brevettò un nuovo tipo di lampada solare, che ebbe un enorme successo in Europa e negli Stati Uniti. Cornelius amava sperimentare, quindi non cercava la gloria, ma quel suo autoritratto, quel primo selfie della storia, è rimasto. La prossima volta quindi che vi trovate davanti all'obiettivo, provate a pensare a Cornelius e se vi viene voglia di sperimentare, fatelo. Se i miei contenuti vi piacciono e li trovate utili, vi invito ad abbonarmi al mio canale. Come saprete, YouTube non è affatto un mare facile da navigare, ci vuole tanto lavoro dietro a tutto questo. Ogni iscrizione quindi è un supporto fondamentale per continuare a portare avanti il mio lavoro e offrirvi sempre il meglio. Grazie di cuore per il vostro sostegno e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!